Su questo canale abbiamo parlato di level design, di videogiochi, di elementi di game design, framework, meccaniche, analisi, storie di sviluppo di videogiochi, ma non abbiamo ancora risposto bene ad una domanda abbastanza fondamentale. Cos'è il game design? Ciao ragazzi, io sono Alessia e oggi, al pari del video Cos'è il level design, volevo proprio parlare della disciplina madre, la somma arte della progettazione di videogiochi. Sebbene in passato abbiamo visto che è difficile definire appieno la figura del game designer, oggi voglio provare a dare un'introduzione su cos'è il game design e di conseguenza di cosa si occupa un game designer. Questa figura è vista non solo come progettatore di sistemi, ma spesso anche come ideatore di giochi e di idee innovative. Anche esse fanno parte del processo di design. Infatti in questo video andremo a capire come nascono le idee, cos'è un game designer e come possiamo partire a fare game design in modo pratico. Game design si traduce letteralmente come progettazione di giochi. In italiano queste parole potrebbero sembrare abbastanza vaghe e viene usata la loro controparte inglese, a volte anche impropriamente, proprio perché il termine, per come lo usiamo oggi nel mondo lavorativo e non, deriva dal mondo anglosassone. Il game design come progettazione di giochi, da prodotti per bambini a giochi da tavolo e giochi di ruolo, esiste a partire da molto prima del videogioco. Negli anni 70 e 80 figure come Gary Gygax, designer di Dungeons and Dragons, dimostrano che il game design è una disciplina creativa molto complessa. Durante l'era arcade, personaggi come Toru Iwatani e Shigeru Miyamoto iniziano a definire il linguaggio del videogioco, mentre nell'era moderna il game design è diventato un termine ombrello usato anche per definire frammentazioni e specializzazioni a seconda del settore: board game design, narrative design, system design, level design, combat design e così via. Tutte queste figure che si sono susseguite nel corso degli anni hanno un elemento in comune: la capacità di immaginare, strutturare e documentare come un gioco deve funzionare prima che esso esista. Il game design in senso ampio è infatti la progettazione non solo delle regole del gioco, ma della struttura in cui le regole vengono applicate e degli elementi che prendono vita al suo interno, dalla prima porta che si apre fino al boss finale. Per parlare di game design nel dettaglio, però, dovremo parlare di giochi e in particolare di cos'è un gioco. Ed è qui che arriva il primo problema. Trovare una definizione di gioco è qualcosa che ha tormentato teorici, filosofi e designer per decenni, ma ancora non ha prodotto una soluzione comune. Possiamo definire a grandi linee gli elementi di un gioco, da cosa è composto e secondo alcuni anche i limiti interattivi e creativi. Ma quando parliamo appunto di un prodotto creativo che può virtualmente prendere milioni di forme, milioni di strutture e modi di interagire, diverse tecnologie ed espressioni, come possiamo avere una definizione unica? Con tutta probabilità perché una definizione unica non c'è e non ci può essere. Di conseguenza, ideare giochi è una disciplina impossibile da definire completamente, perché ogni gioco potrebbe creare dei dubbi e delle divergenze in questa definizione. E forse è proprio questa natura sfuggente, questa resistenza alla categorizzazione, che rende il game design così affascinante. Il motivo più analitico, potremmo dire, per cui i giochi sono difficili da definire è perché esistono in uno spazio liminale tra diversi medium e discipline. Sono arte, ma richiedono partecipazione attiva, sono sistemi matematici, ma generano esperienze emotive, sono strutture con delle regole, ma non sono perfette, sono opere di finzione, ma con conseguenze reali sulla nostra psiche e il nostro intelletto. Creare giochi è difficile perché significa progettare sistemi interattivi e nel mare di possibilità che questa semplice definizione ci apre, ci sono tantissimi elementi da centrare e skill da imparare. Dato che non possiamo definire con certezza e unanimità cos'è un gioco, possiamo quantomeno aggirare la domanda sul game design, parlando quindi di cosa si occupa un game designer. Quando progettiamo un gioco da un punto di vista di design, lavoriamo su molteplici elementi, che possono variare anche di molto a seconda del tipo di gioco. Meccaniche, le regole del gioco, i loop di gameplay, gli input disponibili al giocatore, il sistema di progressione, il bilanciamento tra sfida e abilità, il sistema di ricompense, l'onboarding e la curva di apprendimento, gli spazi di gioco, ovvero dove le meccaniche prendono piede, la leggibilità dello spazio di gioco, come le meccaniche interagiscono fra di loro, il pacing dell'esperienza, la grafica degli spazi di gioco, il design dell'interfaccia,
La grafica dell'interfaccia, il tono e l'atmosfera, la narrativa del mondo di gioco, la storia, i personaggi, le loro motivazioni, la narrativa che nasce dall'interazione di gameplay, e a tutti questi elementi che rappresentano il lavoro di base di progettazione dobbiamo aggiungere la parte di sviluppo, eccetera, l'architettura del gioco, il sistema di interazione e meccaniche, la logica per ogni componente di gioco, gli spazi di gioco fisici, la logica dell'interfaccia e lo sviluppo grafico e così via. Un game designer si può occupare di tutta quella parte di ideazione degli elementi di gioco e, come immaginerete, quanto più è complesso il gioco, quanto è più difficile per un solo designer soddisfare tutta la progettazione. Non parliamo solo di discipline che richiedono skill diverse, come il design dell'interfaccia e della user experience versus il design dell'economia di gioco o gli spazi di gioco 3D. Si tratta anche di mole di lavoro e di quantità e complessità di elementi presenti in un gioco. Il design di un gioco con progressione basata su contenuti dovrà avere alla base un design tanto ampio quanto il programma di contenuti del gioco, il che rappresenta una mole di lavoro non indifferente già così per una singola persona. Ed è per questo che nel mondo del lavoro nascono le specializzazioni, che non sono solo lavorative ma anche in qualche modo concettuali, perché vanno a delineare alcune aree di competenza ed elementi di progettazione su cui il designer si concentra. Essendo il game design la progettazione del gioco per eccellenza, tutti, dal level design al system design, economy design e così via, sono specializzazioni figlie. Nonostante il level design richieda competenze molto diverse da quelle base della teoria del game design, non è possibile essere un buon level designer senza conoscere i principi di game design. Alcuni potrebbero chiedersi: ok, ma allora se il mondo è così frammentato, come nascono le idee per i giochi? La realtà dei fatti è che, indipendentemente dalla specializzazione, proprio le competenze comuni da designer ci permettono di arrivare a concept e idee per i giochi che poi possiamo tradurre in prodotto. Con le giuste premesse, quindi, ognuno di noi può ideare un gioco, perché si tratta fondamentalmente di un'idea creativa, un prodotto della mente, che può nascere da vari elementi di ispirazione o spunto, come li volete chiamare. Il game design in questo senso può essere semplificato come l'esercizio mentale e creativo di ideazione di un gioco. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg del game design. Ideare un gioco infatti è diverso da progettare un gioco, ne è solamente l'inizio. Senza contare tutto ciò che è richiesto per portare il gioco al pubblico, che non è l'argomento di questo video. Un gioco può nascere da un'associazione di idee, di concetti, dalla volontà di raccontare un tipo di storia, da un'idea brillante per un tipo di interazione o di schema comandi, ma anche da un'esperienza personale, o da combinazione di associazioni di generi, meccaniche ed elementi della vita reale, come anche giochi da tavolo. Buckshot Roulette, ad esempio, unisce la roulette russa al gioco da tavolo, con elementi horror roguelike e un minimo di narrativa ambientale criptica. Aragami invece nasce dall'idea di una meccanica basata sul movimento nelle ombre, mentre giochi come A Short Hike nascono da suggestioni ed esperienze molto personali. Questo processo di ideazione è fondamentale nel processo creativo e di design, perché è comune non solo nella fase di formazione delle idee e dei concept iniziali di gioco, ma rimane centrale come processo cognitivo in molte delle mansioni di un game designer. In questo periodo sto leggendo e sviscerando un libro molto interessante che si chiama Demystifying Creativity e penso che in futuro potrei anche parlarvene meglio. Senza andare troppo nel dettaglio sugli studi neurologici e scientifici che cercano di decifrare la creatività e la mente umana, è comunque interessante estrapolare dei concetti che ci possono aiutare a capire, a migliorare il nostro modo di creare e di intendere il game design. Ad esempio, è interessante riconoscere come parte delle cose che creiamo nascono da associazioni gerarchiche, collegamenti che facciamo, come negli esempi che vi facevo prima, tra esperienze ed elementi della realtà. Sono questi collegamenti e associazioni cognitive che creano la scintilla che ci porta a creare qualcosa di nuovo. Nuovo in questo senso non significa qualcosa di integralmente mai fatto prima, ma anche solo qualcosa che può portare della novità, un'esperienza significativa e diversa, che spesso avrà rimandi e influenza ai collegamenti che abbiamo utilizzato. Anche questo è un concetto che vorrei esplorare di più sul canale in seguito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per riassumere però, analizzare e capire cos'è il game design ci aiuta a capire come nascono le idee e come esse si collegano alla progettazione di gioco in tutte le sue sfaccettature.
e come possiamo bilanciare tutto questo con una produzione sostenibile che generi prodotti interessanti. Come vi accennavo prima, avere un'idea per un gioco non ci rende game designer. Il giorno zero è il momento in cui un'idea inizia a prendere forma, ma non è ancora un gioco, nemmeno sulla carta. È necessario nutrire e vestire il seme della nostra idea per farla germogliare in un prodotto completo e fruibile. Non dobbiamo illuderci che creare l'idea possa far funzionare un gioco, non solo lato produttivo, ma anche solo come appeal di design e interazione. Magari la storia che vogliamo raccontare o l'interazione che ci è venuta in mente è molto interessante, ma è richiesta molta analisi e lavoro per convertirla in un gioco completo. Per quanto banale possa sembrare, il primo passo per applicare il game design è infatti analizzare e porci delle domande sul gioco che vogliamo creare. Annotarsi idee e suggestioni è molto importante, ma quando inizia il momento della progettazione è necessario adottare un metodo. Anche di metodi e framework abbiamo parlato sul canale e sicuramente continueremo a parlarne. I framework di game design, di analisi di mercato, ci aiutano a porci delle domande per capire se le cose che abbiamo in mente funzionano, cosa manca al nostro gioco e se può avere uno spazio interessante nel mercato, nel caso sia anche quella una nostra necessità. Ma il concetto che sta dietro di essi non è usa questa tabella e avrai le risposte, rispondi a queste domande e avrai fatto il game design. Il motivo per cui usiamo dei framework molto spesso è per automatizzare alcune domande che ci poniamo. Quali sono le meccaniche e le regole di gioco? Quali saranno le dinamiche che si vanno a creare? Cosa vogliamo trasmettere con questo gioco? Che emozioni proverà il giocatore? Che tecnologie e tool andremo ad utilizzare? In che spazio o interfaccia giocheremo? Ma anche domande sul mercato, come chi sono i nostri competitor? Chi è il nostro target di giocatori? Nei prossimi video su questo canale quindi continueremo a parlare di metodi di game design, di metodi creativi, ma anche di metodi di ricerca per aiutare a porci queste domande. Il primo passo che vi consiglio se avete finito di vedere questo video e volete approcciarvi alla creazione di un gioco che avete in testa è pensate a cosa volete da questo gioco e applicate anche solo per esercizio uno dei framework che trovate sul canale. Successivamente potrete anche arricchire con altre domande, con altre analisi di mercato, con altri documenti di meccaniche, interazioni, storia, ma porsi quella prima manciata di domande è veramente il primo passo fondamentale. Questo video è uno dei tanti che parlano di game design sul mio canale, ma in futuro voglio parlarvi anche del processo creativo e aiutarvi con gli argomenti che preferite. Continueremo ad analizzare giochi, parleremo sicuramente ancora di pre-produzione, di analisi, di iterazione, di ricerca di mercato, di fallimenti e successi, ma anche di come funzionano i processi creativi e come possiamo ottimizzarli nella pratica, specialmente per chi si approccia a questo mondo, per chi vuole creare i propri giochi. Quindi questi video potrebbero essere più pratici, altri potranno magari uscire dalla dimensione tecnico-analitica che caratterizza un po' il canale, ma capire il game design e le idee significa anche capire come si gestisce l'incertezza della creazione e di un processo che alla fine è in bilico fra creatività e scienza e come si bilancia la propria visione con obiettivi produttivi e tecnologici. Se volete fare parte di questo percorso, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per la visione, a presto.